Allora, oggi vi do il benvenuto alla seconda parte dei video che tratteranno la visualizzazione preventiva degli oggetti in modo che possiate visualizzarli correttamente e quindi effettuare una ricerca perfetta. Dovete sapere che nella tecnica antica questa cosa veniva insegnata nelle maggiori scuole di rabdomanzia. Quindi oggi vi spiegherò alcune cose che riguardano il rilevamento specifico di vari oggetti. Come e perché gli oggetti vengono rilevati? Ve lo spiego secondo la tecnica antica. Dunque, il vostro pensiero è un pensiero creativo che va a, a disegnare attraverso la vostra mente una forma di questo tipo. Ecco, dovete sapere che con le aste il pensiero va a trasmettere direttamente sul campo elettrico del pianeta. Quindi voi troverete, se visualizzate un anello, troverete, la sua controparte più o meno precisa. Ecco, non proprio questo, ma un altro. Dunque, la visualizzazione è un sistema preventivo che è dato dal pensiero e dalla forma. Il vostro pensiero va a disegnare la forma a sua volta viene trasmessa attraverso questi oggetti e viene rilevata sul terreno o in qualsiasi altro punto, perché diciamo che nella tecnica antica bisogna seguire le aste mantenendo una visualizzazione mentale dell'oggetto per cui viene fatta la ricerca. In questo caso oggi vi insegno a trovare le monete. Vediamo un attimo. Qui ho un po' di cose che devo farvi vedere. Vediamo un attimo. Ok. Allora, le monete, come potete vedere, le monete sono diverse, sono molto diverse tra di loro, però quello che voglio dirvi nella tecnica antica è questo, che voi potete trovare una forma, se ad esempio usate una visualizzazione per un anello, non troverete l'anello che avete ad esempio in mano, cioè come testimone, ma troverete qualcosa di simile. Troverete qualcosa di simile. Per le monete vale la stessa identica cosa. Per le monete vale la stessa identica cosa e potete trovare tranquillamente, la forma desiderata. Non troverete, una moneta specifica se non la cercate, oppure se non avete una visualizzazione perfetta. Tutto qui. Per il rilevamento preciso delle monete dovete fare riferimento al vostro pensiero creativo più la forma che dovete essere in grado di mantenere, perché per rilevare l'oggetto la visualizzazione è questo: la forma più il pensiero del cercatore. Ecco, la ricerca funziona in questo modo e potete trovare qualsiasi tipo di moneta, tutte le monete che effettivamente
avete a disposizione su quel tipo di terreno. Quindi la visualizzazione è composta dal pensiero creativo più la forma dell'oggetto, che deve essere mantenuta per poter effettuare una buona ricerca. Quindi se voi avete un oggetto simile come testimone, non troverete questo oggetto, ma troverete qualcosa di simile, sempre riferendosi alla forma dell'oggetto o al peso rilevato. Allora, per gli oggetti più grandi, quelli che secondo i calcoli RT hanno diciamo una massa maggiore, ma in rapporto ad oggetti più piccoli potrebbero essere rilevati o non rilevati, dovrete fare molta attenzione, in quanto i materiali sono diversi e ci sono materiali come il rame che hanno masse diverse e quasi uguali a quella dell'oro, ma non sono proprio identici. Quindi, come potete vedere, se noi visualizziamo un anello, potremmo trovare anche una spilla in oro, in quanto la forma è più o meno questa. Quindi pensiero creativo più forma più trasmissione dell'idea attraverso le aste. Questo è quello che viene insegnato nella tecnica antica delle aste di rilevamento ed è il primo livello che ogni cercatore deve poter conoscere prima di effettuare questo tipo di ricerca. Sfruttando il pensiero del cercatore, noi siamo in grado di rilevare qualsiasi tipo di oggetto, qualsiasi tipo di metallo, ad esempio rame, oro, argento, bronzo, ottone, e il pensiero del cercatore dà forma alla visualizzazione che deve essere usata per la ricerca e sarete in grado, se riuscirete a mantenere questo genere di visualizzazione per il tempo necessario, sarete in grado di rilevare qualsiasi tipo di materiale, basandovi sul pensiero di ricerca e sulla forma mantenuta al centro della vostra mente per il tempo necessario alla ricerca. Quindi i nuovi cercatori dovranno imparare ad usare le aste senza condensatori, come viene descritto nella tecnica antica e insegnato nelle maggiori scuole di raptomanzia. Quindi fate molta attenzione perché questo tipo di aste è molto, è molto preciso nel rilevamento degli oggetti, ma sul puntamento sono molto ma molto lente. Ecco, i condensatori servono essenzialmente a fornire lo spunto per un incrocio più veloce. Tutto qui. Bene, allora gli ultimi consigli per terminare bene questo corso. Diciamo che le aste da addestramento medie le avete già viste in azione sul canale e anche le aste da addestramento. Ecco, alcune persone mi hanno chiesto come mai le curve
sono fatte in questo modo. Allora ve lo spiego subito. Io ho bisogno di un freno anche usando le mani come condensatore. Quindi per effettuare il freno abbiamo fatto una curva più dolce su un'asta, che è quella che gira molto più velocemente, e una curva più secca sull'altra asta, che è quella che deve andare a frenare. Quindi un'asta frena mentre l'altra punta l'oggetto, e avete a disposizione il vostro tempo per analizzare il campo di emissione. Tutto qui. Ecco, questo è solo un piccolo trucco per frenare le aste quando le usate a mano libera. Se invece usate i condensatori, questi trucchi non vi servono e dovete utilizzare la tecnica di piegatura spiegata in altri video. Ok? Bene. Bene, anche per oggi è tutto. Spero di essere stato chiaro su cosa sia realmente la visualizzazione degli oggetti, e se ci sono domande potete esprimerle nei commenti e vedremo di risolvere in pratica i problemi dei nuovi cercatori. In quanto se siete già dei rabdomanti esperti oppure dei cercatori che effettuano già dei rilevamenti con questo tipo di tecnologia, non avete bisogno di questo corso. Ecco, questo corso è stato strutturato essenzialmente per i nuovi cercatori, in modo da poter fornire loro la tecnica necessaria per i primi rilevamenti, monete, anelli, oggetti, sia di medie dimensioni, sia di piccole dimensioni, oppure di dimensioni un tantino più grandi. Quindi auguro a tutti una buona visione e di nuovo buone ricerche. E ci sentiamo alla terza parte di questi corsi, in quanto dovete sapere che non è tutto qui, ma ci sono molte altre cose da imparare e vi verranno spiegate nelle lezioni successive.